Ognuno in politica fa sempre il proprio gioco, solo che c'è modo di farlo. È assolutamente normale che ognuno in politica faccia il proprio gioco. Non è normale, è pericoloso fare il proprio gioco in maniera volgare, così come la sta facendo su questo punto Umberto Bossi, secondo me. Cioè, io credo che noi non possiamo accogliere tutti. Questo perfino un uomo santo come Enzo Bianchi, il priore di Bose, della comunità di Bose, dice che noi non possiamo accogliere tutti. Non c'è niente da fare, non è possibile. Se vogliamo possiamo aggiungere la parola purtroppo non possiamo accogliere tutti, ma così è, non possiamo accogliere tutti. Però c'è un solo modo per gestire situazioni complicate come queste in maniera seria, cioè stare alla larga dal razzismo. Tu puoi anche respingere gli immigrati che non siano profughi per motivi politici e che non rischino la pelle tornando in patria. Tanto per capirci, i profughi dell'Eritrea non è che noi magnanimamente possiamo concedergli di restare, loro hanno diritto per legge a restare, non è Baroni che glielo concede, loro hanno diritto per legge a restare, perché lo dice la legge, lo dice la Costituzione, lo dicono le convenzioni internazionali, punto. Detto questo, tu puoi anche decidere, perché purtroppo non è possibile fare diversamente, di respingere gli immigrati. Però lo puoi fare solo se non gli dici torni indietro Buto Negro, o se non gli dici Fiora di Ballo, o se non gli dici non vogliamo Bingo Bongo. Mi spiego? Allora, fermo restando che secondo me tutta l'Europa deve farsi carico di questa cosa, e quindi anche la Francia deve farsene carico, ed è vergognoso che la Francia non se ne faccia carico. C'è però questa differenza che non è piccola. La Francia ha avuto ministri neri, la Francia ha avuto ministri arabi, di origine araba, la Francia ha un presidente figlio di un immigrato, è una situazione diversa. Per quello io dico che che è indispensabile usare le parole giuste, mai come in questo caso. Assolutamente sì, l'unica differenza, ma davvero l'unica, è che i nostri, neppure una minoranza dei nostri ha esportato terrorismo religioso, e qui invece il rischio di qualche terrorista religioso c'è. L'unica differenza è questa. Bisogna anche dire che noi abbiamo esportato la mafia, abbiamo esportato la Camorra, abbiamo esportato l''ndrangheta, e quindi non è che abbiamo esportato soltanto persone per bene, abbiamo esportato la stragrande maggioranza degli italiani erano per bene, ma non abbiamo esportato solo persone per bene. I nostri hanno cominciato a emigrare negli Stati Uniti negli anni 70 dell'Ottocento e sono emigrati soprattutto fino alla Prima Guerra Mondiale. Poi c'è stata un'ondata anche successiva alla Prima Guerra Mondiale, e poi praticamente le migrazioni negli Stati Uniti sono, non dico cessate, però sono calate molto col fascismo, perché il fascismo non voleva che gli italiani se ne andassero, perché dava l'idea che l'Italia non fosse no, cioè più i migranti se ne vanno da un paese, più l'immagine è che in quel paese non si mangia, e quindi i fascisti cercavano di contenere la spinta emigratoria. Ma tornando a quanto dicevamo, nei decenni in cui c'è stata un'enorme immigrazione italiana negli Stati Uniti, ricordiamoci che New York è stata a lungo
città con più abitanti italiani. Quando noi emigravamo, la situazione era grosso modo la stessa, cioè noi fuggivamo da un paese miserabile e andavamo a cercare condizioni di vita migliori. L'idea che al di là ci fosse lavoro per tutti è una cazzata che viene ripetuta come Vanni Pappagalli da tutti quelli che non hanno mai letto un libro sull'immigrazione italiana. Se leggessero qualcosa, consiglio almeno il reportage di Eugenio Bazzan dal Canada, e non c'è nessun paese grande come il Canada, nessuno rispetto al territorio come il Canada. Eppure lo stesso Eugenio Bazzan racconta che i giornali canadesi scrivevano: cosa diavolo vengono a fare qua gli italiani, che non c'è lavoro neanche per i canadesi, e che se ne vanno, emigrano in Brasile. Per cui di esempi come questi potrei farne a decine. Non è vero che noi emigravamo soltanto dove c'era lavoro, la realtà è che da che mondo è mondo si va dove c'è cibo. Il rapporto sull'emigrazione dell'ottobre-novembre 2009, quindi a poco più di un anno, diceva che un africano che raggiunge il mondo occidentale migliora mediamente di 16 volte il proprio reddito e abbatte mediamente di 15 volte la mortalità infantile dei propri figli. Davanti a dati come questi non è che puoi fermare chi arriva dall'Africa erigendo dei muri, li fermi soltanto se dai l'opportunità all'Africa di crescere. Siccome lì è stata fatta una scommessa pesante, dire omicida sull'Africa, perché l'Africa fino a alcuni decenni fa aveva un reddito pro capite addirittura più alto della Corea. Si è visto adesso qual è la situazione, l'Africa è precipitata e la Corea del Sud è un paese ricco, che vuol dire che è una questione anche di investimenti, di credere nelle cose, nel dare fiducia, nel cambiare soprattutto i meccanismi di commercio internazionali. Se noi mettiamo dei dazi sull'Africa che arrivano, come diceva Kofi Annan, all'834%, è chiaro che tu impedisci all'Africa di svilupparsi, no? Cioè, se tu aiuti i contadini della Val Padana a fare i pomodori pelati, il prodotto in corso d'avorio, faccio un esempio, è chiaro che l'Africa non può svilupparsi ed è chiaro che davanti ai numeri che dicevo prima chiunque verrebbe via. Se Calderoli fosse africano verrebbe via, se Bossi fosse africano verrebbe via. Mi pare incasinatissimo, mi pare molto confuso, non ha ben chiaro, cioè, voglio dire, se tu sostieni che deve... La cosa fondamentale comunque secondo me è che tu non puoi mandare indietro nessuno, no? Lo dico oggi come lo dicevo ieri, come l'ho detto ieri, tu non mandare indietro nessuno se non hai la certezza di un profugo politico, perché qui ci sono delle leggi precise che negano questa eventualità. La legge dice che se uno è un profugo ha diritto all'asilo. Certo, se scappa soltanto, dico soltanto tra virgolette, dalla miseria, certo tu devi farti carico della contraddizione e fare delle scelte, però sul piano dei profughi, teoricamente, voglio dire, tutti i profughi che vengono vanno spartiti con l'Europa, non vanno accolti.